Caro Luca, hai visto che ne valeva la pena? Ma di brutto anche. Io te l'avevo detto che c'era qualcosa di speciale da queste parti e che la segnalazione era giusta. Però adesso direi che è arrivato il momento di presentartela, perché questa è un'auto alla quale io tengo molto. Lo so, me l'hai detto. È un'auto che, uso un gioco di parole, vale poco ma per me conta molto. Te la presento? Presentamela, io già. Già sento per chi della turbina, vecchio stampo, bello ignorante. Lo senti, che entra e che ti trasmette qualcosa. Parlando di cose vecchio stampo, hai notato adesso noi siamo scesi da un'auto moderna e io abituato a mettere la marcia piano, ho avuto un'esitazione tra la seconda e la terza. Certo, perché questa, non so se questa nello specifico, tutte le coupé hanno un cambio molto maschio. Molto maschio. Alla fine l'auto italiana sportiva quello era, no? Sì. Ma a me piace un casino questo rumore. Questo turbo lag. Mamma mia, Lampredi. Bialbero, Lampredi, motore italianissimo. E si sente. È lo stesso motore che equipaggiava anche la Delta. E nel nostro caso siamo a bordo di una 2000 naturalmente, turbo, allestimento plus, 192 cavalli, quindi non è il 5 cilindri. Cosa che oggi è scontata, ma che negli anni 90 non lo era, 16 valvole. 16 valvole. Negli anni 90 il 16 valvole era una figata. Trovi un po' ovunque fuori dei badge. Sì. Soprattutto sulle portiere, che è un luogo un po' insolito dove lasciare dei badge. Qui trovi 16 valvole in evidenza, a ricordarti che sei su quella versione lì. Sì, perché all'epoca quando ero piccolo io 16 valvole, cioè chi aveva il 16 valvole era come oggi avere la regata. Era come oggi avere non dico l'ibrido, perché non ci siamo ancora a questi livelli per fortuna, però non lo so, il RS, non lo so, qualcosa del genere. Sì, esatto, era comunque quasi una denominazione sportiva, non quasi. No, era una denominazione sportiva. Se diceva poi eri il ganzo del paese, non ci sono sì. Cazzi su questo. Allora io voglio spezzare una lancia a favore del coupé subito, prima ancora che continuiamo. Ultimamente un po' le persone stanno rivalutando il coupé perché iniziano a guardarlo con occhi diversi. Però se tu ti fai un giro su YouTube, se tu ti fai un giro in alcuni forum, il coupé è una delle auto italiane più criticate, più contestate. Dicono che sia un'auto inutile, che abbia una meccanica obsoleta già per l'epoca. Dicono che non è mai stata ciò che voleva essere questa povera coupé, no? Perché tutti pensano che sia, leggono coupé, di conseguenza fanno un 2+2 e pensano che sia una vettura trazione posteriore, oppure una vettura dall'animo estremamente sportivo. Però attenzione, perché c'era la 5 cilindri che non era male, che era una macchina che, detto da chi è molto più grande di noi, ovvero Cironi, non te lo possiamo dire, certo, era una macchina che asfaltava le Porsche sul rettilineo, ed è vero. Ma io, essendo appassionato di coupé, avevo anche condotto una piccola ricerca personale trovando dei vecchi 4 ruote in cui era chiaro il confronto tra TT, Boxster e coupé. Sì. Il coupé ne usciva vincente, se non altro in questa prova del rettilineo. In curva, purtroppo in curva di serie risente di diversi, più economica. Allora io ti devo dire, ha un bel differenziale. Ha un gran bel differenziale. Ho notato che chiude bene, che è chiuso. Però chiaro che dobbiamo anche andare piano, perché come vedi qui sì. C'è un bel po' di ghiaccio. Siamo sulla punta d'Italia. Sì, quasi in punta. Sì. Siamo sul collo, ecco, esattamente sul collo, non lato mare. Insomma, siamo in mezzo al Mediterraneo e intanto c'è il ghiaccio per terra. C'è il ghiaccio per terra. Il freddo quando arriva. Sì. Comunque ti dico, io questa macchina l'ho sempre vista come la macchina, te l'ho detto, no? Del ganzo del paese, perché guarda lì. Ma non ha. Qui non sterzo, secondo me bellissima. Ma questo motore, soprattutto questo motore, fuori. La turbina quando entra. Sì. C'è il turbo lag, c'è quel turbo lag che lo senti che esatto, è vecchio stampo, capito? È in ritardo, tu sei col piede quasi la turbina giù. del turbo diesel che soffia. Però sì.
Allora, ti dico, salendoci mi piace tantissimo l'odore, che vabbè, che è quello tipico di quelle auto. Te l'ho detto Sì. già nel video della Sì. 75, a me quell'odore lì piace perché mi ricorda Confermo e l'infanzia. concordo, non soffermiamoci neanche perché Esatto. è così. Poi tantissimo il disegno di questi interni con questa riga che- Originalissimo, originalissimo e tra l'altro molto lancia, ti dicevo prima. Tantissimo. Cioè si capisce che è un'auto disegnata da un artista, no? Sì, sì, si capisce che non è un'auto buttata lì improvvisata. Non è disegnata da un ufficio marketing, ma da un artista. Poi mi piacciono tantissimo gli strumenti, tantissimo. Notavo che sono gli stessi che aveva la Passat del 92 Alcune di- auto tedesche, è vero. e la Golf, hai perché ragione. sono quelli della Veglia, Hai della ragione, Veglia Borletti. La Veglia Borletti che secondo me nel coupé raggiungono però il loro picco per eleganza e anche Sembrano. sportività. Io Guarda non come voglio sono belli. bestemmiare, però per come sono messi, per la leggibilità, mi ricordano quasi quelli di una Ferrari degli anni 70, Sì, 80, e vagamente 80 più quelli che di altro. alcune Porsche. Vero? In Vero, questa che infatti erano disposizione, vagamente quelli di alcune Porsche. Io ogni volta che guido un coupé rimango stupito per la qualità della parte alta. veglie. Sì, è vero, la Molto parte alta è bella. morbida e è anche molto solida. La parte peggiore è questo Sì, fascione, è questa proprio parte Fiat, centrale, proprio punto. che però in questo caso è stata rifatta, rivista, ma altrimenti è appiccicosa, è una Ah, cosa sì. di una bruttezza e di Capito. una Come gli occhiali quelli bravissimo, gommatini che poi bravissimo. dopo ti È appiccicano proprio dopo qualche questa la anno. sensazione, Sì. esattamente questa. Vabbè, E allora- poi rimango affascinato, ammaliato dalla parte in tinta con la carrozzeria. Anche a me questa mi fa fascia impazzire. secondo me è una cosa Questa. con la scritta lì Pininfarina, secondo me questo è un aspetto È bellissima, questa è tanto lancia pazzesco. quanto tanto elegante. È un aspetto E pazzesco. so come ti dicevo, questo cielo, il cielo, è morbidissimo, ragazzi, sembra il cielo delle prime Dedra. Cioè molto Sì, sì. da ammiraglia proprio, questo velluto morbido. Guardala. Zitto. Senti come ha chiuso il differenziale. Chiude, infatti. Senti, voglio lasciartela. Adesso? Sì, subito, perché Subito. poi più saliamo qui più troviamo ghiaccio. Io te la lascio ora, così continuiamo il nostro discorso. Fantastico, grazie. Allora, primissime impressioni, vai. Allora, mamma mia che motore, mamma mia che turbo lag, meraviglioso, meraviglioso. Allora, primissima impressione, la posizione di guida non l'ho ancora trovata, ovviamente. Eccola qua. Sì, perfetto. perché è lì che volevo arrivare. Mi sono un attimo. Non devi guidarla come una sportiva, No. devi guidarla come una Gran Turismo. Sì, Fai bravissimo. questa prova. Prova a essere dolce ad accompagnarla e secondo me vedrai che il coupé sa farsi amare. Ha Allora, questi sedili che sono comodissimi. Bravissimo, sedile infatti comodissimo, volante pure, mi piace come si impugna, mi piace molto. Sì, A parte esatto, che i volanti esatto. degli anni 90 della Fiat mi piacevano particolarmente, questo è il volante della Poi barchetta. devo essere sincero, è rifinito anche molto bene in pelle. Sì, sì. Nel tempo non si è graffiato, non si è rovinato. Allora, mi piace tantissimo Occhio qui che è caduto un il albero. cruscotto, cioè quanto si vedono bene gli strumenti al centro del Sì, volante. sì. Il turbo lag fa godere su sta macchina, te lo dico proprio, è una cosa splendida. E poi la responsività, Una cosa- la risposta del pedale è ovviamente. Però ho visto una volta che l'auto entra in coppia, qui c'è un tornantino, una volta che l'auto è entrata in coppia, il turbo lag, vabbè, naturalmente è meno invasivo e meno evidente perché è giusto che sia così. Certo, perché ormai Ma quello che volevo dire è che c'è una risposta sul pedale che è estremamente piacevole. Sì, Una ma- volta che l'auto è entrata in coppia, sul pedale tu hai la sensazione in quel momento quasi di avere un aspirato. è vero, Se tu giri oltre i 2000 giri, lei è vero. è molto reattiva, Però ragazzi, quel kick che ti dà la turbina quando entra. vero? Ti dà, è l'auto che ti dà il doppio calcio, no? Quando Sì. acceleri e rilascio. Sì. Perché il rilascio hai questa sensazione che vieni È bellissima. frenato tantissimo, è molto bello, è molto piacevole. Mi E piace un casino sta macchina. secondo Senti me, la- Luca, io voglio. Ci sono molti video online del coupé. Io voglio insistere su questo fatto, ovvero valutate la coupé, provate a valutarla, a giudicarla come se fosse una Gran Turismo. Vero. Ha il nome coupé, ma voi dimenticatevelo, fate finta di nulla. È comoda? Molto Giudicatela comoda. come una Gran Turismo di metà anni 90. Allora apprezzerete il coupé. Bravissimo. È una macina a chilometri. È comoda. È vero.
doveva essere un coupé estremo, non lo è stato, forse non era neanche nelle intenzioni di Fiat, era solo nel cuore degli appassionati ottenere un coupé molto performante, molto grintoso, molto cattivo. Questo lo è solo di motore, poi reparto sospensioni, reparto anche freni, Sì, è non ha una frenata. Però Per me è una GT. vuoi dire, bravo. Io la guido Allora, spesso, il per me è sedile una GT. è comodissimo, come del resto moltissimi Ma sedili di quegli guarda anni. anche Comodissimi. l'abitabilità. Abitabilità, Qui manca solo una maniglietta Sì. che è qui dietro, ma penso sia per i sedili posteriori. morbido il cielo, e soprattutto il cosa volevo dire? Il bagagliaio mi piace un casino come si apre la Qui potremmo capienza. trovare ghiaccio, ti avviso Sì, solo infatti perché lo vedo, purtroppo è. Sì, abbiamo incontrato ghiaccio, abbiamo un attimo valutato la situazione perché è sempre leggermente complicato. Ecco, soprattutto quello che volevo dire è gli interni complessivamente disegnati in maniera estremamente signorile. Sì. Signorile proprio. Un disegno. Non c'è nulla di cafone. No, assolutamente. Anche se è una macchina che viene associata ai cafoni, è bello. Sì. Allora noi continuiamo a scendere. E in realtà non ha, secondo me, cioè è una macchina che si vede che c'è dietro il disegno di una persona Esatto. che aveva in mente qualcosa. Sai cos'è successo? A un certo punto siamo arrivati in un momento storico in cui il coupé era, o meglio, costava così poco, si era così svalutato che era alla portata di molti. Esatto. Consapevoli del fatto che questo motore si presta benissimo a qualsiasi tipo di elaborazione. Ci sono coupé di 450 cavalli in Italia. Sì. E quindi capisci bene che a molti la questione faceva gola. E quindi purtroppo è diventata quasi un'auto un po' da cafoncello, da tamarro. E fanno un po' la fine che fanno alcuni quartieri delle città, no? Sì. Si svalutano, ci vanno certi Così. tipi di persone, Bravo. poi alla fine le scoprono persone più, diciamo, di un certo tipo, si gentrificano, si dice, no? E le auto Sì. succede la stessa cosa, e con questo sta succedendo la stessa cosa. Sì, Si sta adesso lo stanno rivalutando. rivalutando, adesso le stanno cercando, le stanno valorizzando. Io vedo molte persone che sono alla ricerca di componenti originali della carrozzeria del coupé, perché inevitabilmente molte di quelle che si trovano sono tutte modificate, taroccate. Eravamo in quando quest'auto affascinava, no? Per il suo poco prezzo, ci trovavamo tra gli anni 90 e 2000, fine 90 e 2000, Era per Fast and Furious, il tuning estremo. Ha rovinato un sacco di macchine. Mamma Film mia. con cui siamo cresciuti Mamma tutti, mia, no, ragazzi. ragazzi. Ma che cosa vanno fatto quelle macchine? Vabbè. Anche perché fuori, e qui penso che nessuno possa dir nulla, il coupé rimane una delle Secondo me è bellissimo. auto più belle. Ma poi stamattina, poco fa, quando l'abbiamo aperta o l'abbiamo trovata, che l'abbiamo Sì, aperta, l'abbiamo è conosciuta. compatta, però c'ha queste linee elegantissime che si presta anche molto alle foto, si presta anche Sì. molto a essere Si presta ad essere ammirato, cioè Esatto. si fa ammirare con Esatto. piacere. Bella strada. Attento qui che è molto stretto tra un po'. E io faccio quasi da copilota. Sì, perché dovete conosco le sapere strade. che Luca per queste prove è venuto dalle mie parti. E hai visto come ha chiuso il differenziale? Sì. Da sto motore. ragazzi, Hai trovate una coupé e compratevela, basta. Io perciò ho detto la lascio subito in mano, la lascio Compratela. subito nelle tue mani, perché era il caso che tu valutassi, guidandola un po' più di me, quanta bontà c'è su questa Tanta, auto. veramente. Molti dicono che è una semplice tipo con una carrozzeria fatta meglio. Ma direi di no. E direi di no. A parte che Cioè, tipo era una macchina che mi sì, piaceva, però la verità è che eravamo in un'epoca in cui il pianale condiviso non faceva figo come fa ora Bravo. per il gruppo Volkswagen. Bravo. Adesso si parla di pianale condiviso e tutti, guarda che tecnologia, guarda lì, la colpa è il pianale della TT. non vedi? Il coupé aveva il pianale della tipo. Stessa cosa. Però, stesso discorso di prima, occhio che li chiude. Però ragazzi, il coupé è una bella macchina. A distanza di tanti anni, il coupé rimane una bella macchina. Una Ragazzi, gran se bella macchina. quest'auto l'avessero usata in Mission Impossible dell'inseguimento di Tandy Newton, di Tom Cruise con Tandy Newton al posto della TT, quest'auto sarebbe diventata Avremmo un avuto cult il molto doppio prima, del successo. perché non ha nulla, Forse anche nulla a che invidiare Facciamo un'inversione qui tra un po'. alla prima TT, ma niente proprio. No, è un'auto. Sai cos'è? Rimane
proprio perché poco apprezzata da molti, ritorniamo indietro, rimane, o meglio secondo me sarà, non rimane, iconica. Ma senza dubbio, cioè la sua, il suo stile, questo motore, vabbè, questo motore è del gruppo, però formidabile. mamma mia, mi piace tanto, anche questa posizione di guida così un po' alta, un po' da Gran Turismo, assolutamente, che non del tutto trovato, fa parte del suo fascino, mi piace. Non la troverai lui la posizione. No, io ci ho messo qualche anno. Ci credo. Perché lì per lì ogni volta che mi siedo dico è perfetta. È vero. E dopo poi ci ripenso un po', sai che forse, sai che sia giusto. Però è il bello di quest'auto. È bellissima, poi perché non ti annoi. Questi parasole, ecco, questi che questi sono della Panda. Sì, sono esatto. Bellissimi. Perché mio nonno c'aveva la Panda, capito? Allora. Però rivestiti in pelle, perché qui una cosa, hai visto? Vellutino delle guarnizioni, come quello della Jaguar. Io ti dirò, quest'auto è fatta meglio nel dettaglio che nell'insieme. Se tu tocchi queste plastiche sono ancora morbidissime. Sono plastiche morbide, tranne è vero. Questo, anzi no, sì, lo sì, è anche questo. È vero. Sono tutte plastiche morbide. La parte bassa, questa parte qui che senti, è piena, non è quella plasticaccia di oggi. Stesso discorso per quanto riguarda le portiere. Questa zona qui è dura, ma non è di cattiva qualità. Idem sotto. No, ma infatti sono assemblaggi perché io mi arrabbio molto. Non ce ne frega nulla, ma perché mi arrabbio sulle auto moderne? Perché non trovo la stessa attenzione che c'era su auto come queste. No, anche perché oramai siamo a risparmio. Risparmio totale. Risparmio veramente totale. Oh, spezzo una lancia a favore di questo cambio. Gnucco? Sì. Duro? A freddo mi piace. È un attimo complicato. Sì. Hai visto, ne parlavamo prima, nel momento in cui ho fatto quell'accelerata per presentarti il coupé. Lì è stato un attimo incerto. Però altrimenti comunque c'è una coppia mostruosa. Sì, vabbè, così. Con tanta coppia. Tanta coppia anche bassi nonostante il turbolato. Ora siamo dietro vorrei a una camionetta della Guardia di Finanza. Sì, quindi dobbiamo andare anche molto piano. Volevo una cosa che non ti ho detto. Io tempo fa avevo fatto già un video su un coupé. E lo avevo fatto con un ragazzo, un amico, che è uno, devo dirlo, per quanto amo il coupé non posso non dire questa cosa. È un ragazzo che si chiama Manuel, ha un profilo sia YouTube che Instagram che si chiama Fiat Coupé Italia. Manuel è uno di quei ragazzi giovani che ha deciso di mettere del budget da parte per comprarsi il coupé. Grande. È riuscito a comprarsi un coupé identico a questo, uguale. Stesso colore? Quindi io vi invio stesso colore, insieme stesso allestimento, stessa, cambia giusto lo sterzo, qualcosa. E vi invito non solo a seguirlo, ma anche a interagire con lui se siete appassionati di coupé, perché lui ne sa davvero tanto. In realtà lo conoscevo, ci avevo già parlato. Lui è gentilissimo. E invito Manuel a guardare questo video e a dirci cosa ne pensa. Se queste sensazioni che noi stiamo provando, che noi cerchiamo di trasmettervi, sono le sensazioni che prova anche lui nel quotidiano, perché lui il coupé poi lo usa per davvero. E secondo me ci credo, è una di quelle persone che può fare un'analisi sul nostro video. Non so se rendo l'idea. È uno di quelli che può dire questi hanno ragione, questi hanno torto, questi dicono banalità, questi questa visione quasi GT del coupé, secondo me lui potrebbe condividerla. Guarda, questa è un'auto che io comprerei per usare tutti i giorni. Per quanto sia godibile. Allora siamo dietro la camionetta della Guardia di Finanza e stiamo andando molto molto piano. Quarta, quinta. Straordinario. Io direi comprate. Se la trovate prendetela. Molti dicevano che il 5 cilindri aveva un po' di rogne, forse un po', penso che sia complesso, inaffidabile, un po' complesso. Questa che cammina. Col 4 cilindri turbo non vi annoiate. Parola di piedi pesanti. Non credevo. Quindi fateci un bel pensiero. Noi dalla Lucania vi salutiamo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Manco a dirlo, Niente risvoltini. No.
Bum diggy 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 bong diggy bong.